Ciao amici, ben ritrovati e un ben ritrovato anche a te. Sì, avete letto bene, eccolo qua. Nikkor. Ma da quanto tempo non trovavamo più la scritta Nikkor sugli obiettivi? Nikkor è il nome originale della Nikon Corporation e chi utilizza obiettivi di grande formato e obiettivi anche di una volta avrà già familiarizzato con il nome Nikkor. Tanto è vero che anche in rete trovate spesso Nikon Nikkor, perché questo è veramente il nome dell'azienda. Oggi parliamo del 2470 f4S per la serie Z della Nikon. Come avrete visto, almeno alla data della recensione di questo obiettivo, Nikon è partita a proporre obiettivi grandangolari, zoom standard, arrivando fino al medio tele, un 85 mm, per quel che riguarda la serie Z. Mancano gli obiettivi che vanno oltre gli 85 mm, è in fase di arrivo un bel 70-200 e vediamo se non mancheranno sorprese anche nella parte alta delle focali, sebbene la macchina abbia un indirizzo d'uso forse non ancora così spinto verso la caccia fotografica, la fotografia d'azione, quella dinamica, però soltanto il tempo ce lo dirà. Oggi ci occupiamo di questo obiettivo. Innanzitutto sono contento di che cosa? Che ci sia un obiettivo, un 2470 f4. Se andiamo ad esplorare la gamma degli obiettivi delle reflex, Nikon non ha un 2470 f4, cosa che Canon invece ha nel catalogo ed è anche un ottimo obiettivo. Nikon ha un 24-120 che però insomma non ha mai soddisfatto tutti appieno, perché è afflitto da problemi sia sul 24, perché è una vignettatura e soprattutto una distorsione troppo evidente, e un ammorbidimento davvero elevato, sopra i 100-105 mm di focale. Un 24-70 f4 è l'ottica ideale per il viaggio, per lo street, per muoversi, per avere dietro un obiettivo che sappia riprendere e portarsi a casa lo scatto, ma deve essere un obiettivo di qualità. Allora vi dico subito, è un obiettivo che a me è piaciuto molto e trovo che sia perfettamente abbinato allo spirito della Z7 o della Z6. È un obiettivo che ci dà né più né meno di quello che potremmo aspettarci. Sapete che esiste in catalogo anche il 2470 2.8 con l'attacco Z, però costa 3 volte tanto questo obiettivo. Vale davvero 3 volte? Beh, questo lo lascio dire a voi, perché solo voi avete la risposta, solo voi potete sapere se quello stop in più che vi offre, avendo un 2,8 e quindi anche una sfocatura diversa a 9 lamelle rispetto a questo che ne ha 7, soltanto voi potete saperlo. È chiaro che l'obiettivo è migliore, il 2.8 è migliore rispetto a questo come resa complessiva, però questo per me ha tutto quello che serve, non fa rimpiangere niente ed è un bell'obiettivo. Cosa mi è piaciuto di questo obiettivo? Andiamo a vedere. Intanto, come vedete, l'obiettivo è compatto. Diciamo che rientra nella configurazione, quindi anche nelle dimensioni generali di una mirrorless come questa, che non è certamente la mirrorless più piccola che abbiamo sul mercato, però trovo che tutto sia proporzionato. Per andare incontro a queste misure, Nikon ha dovuto ricorrere all'ingegneristica. Eccolo qua, l'obiettivo, che come potete vedere parte da 24 mm, qui c'è la scala per la zoomata, in stato di riposo è chiuso, non è pronto per fotografare. Allora questo potrebbe essere, ad esempio, per qualcuno un fattore deterrente. Non è un obiettivo che vado a premere e scatto, devo per così dire armarlo, portarlo nelle sue condizioni di efficienza. È anche vero però, cari amici, che nemmeno la macchina è pronta per scattare. Se ce l'avete spenta, peggio che peggio, ma se anche fosse accesa, cioè con il selettore su on, e voleste scattare, dovete aspettare che la macchina si svegli, per così dire. Quindi ancora una volta, come abbiamo visto nelle differenze fra reflex e mirrorless, la prontezza, cioè l'immediatezza d'uso, cioè dallo stato di riposo all'attivazione, è tutto a vantaggio di una reflex, sebbene sia più grande, più pesante e più ingombrante. Tutto il resto poi lo sapete, va a favore e a vantaggio di queste camere.
L'obiettivo è un bell'obiettivo, ma è anche vero che gran parte di questa piacevolezza va dato al mirino della Z7, che quando guardiamo dentro questo mirino digitale, un 24 ci dà proprio l'immagine di un 24 mm, bella, luminosa, nitida, anche un po' troppo satura per certi versi, forse anche un po' troppo brillante, ma sono le caratteristiche di questi mirini, però piacevole, bella. Ho trovato, e lo vedrete nelle foto che scorrono durante il video, ho trovato molto, insomma, mi ha sorpreso anche il fatto di poter andare a fuoco in controluce. Molti obiettivi si perdono un pochettino, invece questo qua lo fa bene, lo fa anche abbastanza bene, magari non molto bene come altri, però non fa rimpiangere. L'F4, il diaframma F4, fortunatamente che esiste, perché chi è in viaggio, chi anche fa escursioni come le faccio io, non ha bisogno sempre del 2.8, anzi avere una nitidezza e una nitidezza spalmata sul fotogramma a 5.6, a F8, vuol dire avere un bel negativo digitale, avere un bello scatto. Il 2.8 alla fin fine, che sia un 70-200 o un 24-70, quando fotografiamo il paesaggio, non fotografiamo mai a tutta apertura, un po' perché non si fa così per avere la profondità di campo necessaria, per avere una nitidezza che non abbia vignettature sugli angoli, perché spesso siamo in condizioni di forte illuminazione e come sapete a 2,8 significherebbe scattare a 32 ISO a un 2 millesimo di secondo. Insomma, sono cose che non rimpiangiamo avendo un F4, ma che sia un F4 di qualità. Il peso è un peso, devo dire la verità, tutto molto in relazione alla camera, come vi ho detto per altri obiettivi. L'unica cosa è questa forzatura, che effettivamente è una forzatura e le prime volte viene quasi da eseguirla con una certa riverenza e titubanza pensando di danneggiare l'obiettivo, invece è fatto così. Questa è la sua massima estensione, come vedete è più che mai manovrabile, maneggevole. Lo sfocato a F4 è anche gradevole, è uno di quelli buoni, perché ci sono obiettivi che a F4 hanno uno sfocato duro. Mi ricordo alcuni obiettivi Canon, per esempio, di un decennio e qualcosa fa, erano un pochettino duri come sfocatura. È chiaro che con 7 lamelle a F4 non possiamo pretendere di avere un bokeh come un 2.8 di alta gamma, però è gradevole. Poi ci sono 38 cm di distanza minima di messa a fuoco che aiutano molto anche per avvicinare il soggetto, e se avete visto il tutorial sullo sfocato che riguarda appunto il bokeh e la profondità di campo, avrete ormai imparato che non è solo il diaframma a rendere questo tipo di isolamento e di progressione di sfumatura, ma ci sono tantissimi altri fattori. Le immagini che ho ricavato insomma, in questi tempi che ho utilizzato la Z7 sono molto valide, sono buone, forse se devo muovere un appunto quasi eccessivamente dettagliate. Il JPEG in camera che Nikon ha fornito con il sensore da 45 e 7 megapixel è forse eccessivamente nitido, quasi troppo, al punto di diventare un po' secco, ma ha nulla di grave, basta avere il RAW oppure settare tutti i JPEG, gli standard, i picture style che abbiamo in camera. L'obiettivo poi, ve lo faccio vedere, è anche molto bello, la qualità costruttiva è veramente molto, molto valida, ha il peso giusto, quella consistenza che ci fa capire che non è un obiettivo, non è il classico plasticone da kit, anche perché comunque il prezzo ci farebbe fugare ogni tipo di dubbi. È una serie S, bello, realizzato molto bene e soprattutto si comporta bene, non è esente da critiche. L'autofocus è un autofocus veloce, parliamo di un 24-70, quindi non servono grandi scatti o grandi impegni perché la focale è una focale ancora ridotta. La percentuale di target, cioè di andare a fuoco, è elevatissima, non ho riscontrato alcun problema su oggetti che insomma rientrano normalmente in questo tipo di impegno di un obiettivo come questo. Ci sono due ghiere, la prima, come vi ho fatto vedere, quella facendo questo, eccolo qua, questo salto per attivare l'obiettivo, e guardate, in un quinto di giro
passiamo dalla minima alla massima estensione, non è cosa da poco. E poi c'è l'altra ghiera, è una ghiera che possiamo utilizzare per la messa a fuoco. Sul 24-70-2.8 c'è una terza ghiera che è veramente una chicca e forse vale quello già metà dei soldi dell'obiettivo, che vi permette a vostro piacimento, perché può essere customizzata, di muovere e regolare i diaframmi, la sovra e sottoesposizione, e sono quelle cose alle quali ci si abitua subito, perché le cose belle entrano subito nel nostro modus operandi, e allora senza staccare la mano dalla macchina oppure andare a guardare il controllo, basta ruotare la ghiera, abbiamo un più o un meno, oppure la variazione del diaframma, come piace a noi. Vi dicevo, molto bello, l'unico switch presente sull'obiettivo è questo, AM, perché come vi ho fatto presente nella recensione della serie Z delle Nikon, di queste mirrorless, non abbiamo sul corpo camera, non c'è più, è sparito il selettore AM, ve lo ricordate, c'è su tutte le reflex Nikon, per passare appunto dall'autofocus al fuoco manuale. In questo caso ce l'abbiamo sull'obiettivo. Per me è un obiettivo promosso veramente a pieni voti, vale i soldi che costa e soprattutto trovo che sia molto ben abbinato con la Z7. Mi è piaciuto un peletto ancora di più sulla Z6 perché è una macchina che avrà meno pixel, questo lo sappiamo, però ha un po' più di naturalezza nei colori, c'è quella sfumatura in più che qui è un po' sacrificata invece a discapito di avere una quantità di pixel e di informazioni che la rendono ideale per certi tipi di foto piuttosto che altri. E con gli stessi soldi cosa potrei comprarmi? Gran poco, perché gli obiettivi della serie Z non sono ancora tanti, non sono ancora molti, però questo è un obiettivo che io mi sentirei di spingervi ad avere anche, insomma, come nuovo, come usato, ma da avere in corredo, perché è l'ottica sulla quale contare sempre, un 24-70 f4. Poi vi serve il 2.8, vi comprerete il 2.8. Non abbiamo tutti quei soldi per comprarci il Nikkor Z2.8, beh, ci compriamo l'anello adattatore e magari usiamo, se ce l'abbiamo in corredo, il 24-70 2.8 Nikkor, oppure anche obiettivi di terze parti. Però la mia esperienza, nonostante l'ottimo funzionamento dell'anello FTZ, trovo che sia meglio avere delle ottiche native. Tutto funziona meglio, tutto è più fluido, tutto è più immediato, e visto che avete speso dei bei soldini per portarvi a casa una mirrorless come questa, forse ci sta anche di poter spendere quel qualcosina in più per dotarla almeno di un obiettivo, almeno uno, dico, come base di partenza, come termine di riferimento rispetto a tutti gli altri, e poi casomai le specializzazioni le utilizziamo con l'anello adattatore. La specializzazione intendo per esempio un obiettivo macro, un obiettivo, un super tele da ritratto, dove non abbiamo l'esigenza di un autofocus rapidissimo, dove spesso lavoriamo in manuale. La specializzazione può essere un obiettivo decentrabile, meno che meno, lì si lavora sempre in manuale, quindi per quelli passi, ma un obiettivo standard, uno zoom standard d'eccellenza come questo, e quando uscirà il 70-200, questi sarebbero da avere, perché c'è una sintonia tra corpo ed obiettivo che va oltre il fatto di essere un Nikon F o un Nikon Z, è una sintonia di progettazione. Chi ha progettato questa camera 3-4 anni fa ha progettato anche questo, e sono nati insieme con le stesse esigenze, con la stessa componentistica, con lo stesso tipo di circuitazione elettrica, perché i componenti erano quelli in quel momento e sono oggi in questo momento. Quindi secondo me vale la pena averlo. A tutti voi grazie per aver seguito anche questo video di PhotoArt, iscrivetevi al canale se vi fa piacere e comunque grazie a tutti voi, ciao!